In questo contenuto di oggi parliamo di mercato dell'Inter, perché ieri vi ho portato un'analisi di mezz'ora in cui ho raccontato quelli che sono, secondo me, i motivi che hanno portato l'Inter a scegliere Christian Chivu come nuovo allenatore. Mi sono soffermato molto sugli aspetti tattici e sui principi di gioco di Christian Chivu per cercare di capire cosa possiamo aspettarci adesso dalla nuova Inter di Chivu che sta nascendo proprio in queste ore. Ho parlato anche di mercato, ma molti di voi mi hanno chiesto di approfondire ulteriormente alcune cose e allora in queste ore ne abbiamo approfittato per fare ulteriori verifiche. Abbiamo avuto altre notizie che dobbiamo andare quindi ad analizzare in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti in questo contenuto. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace e a cliccare sul tasto iscriviti, così non vi perdete anche le nostre live alle 19:30. Potete interagire direttamente con tutti noi nelle nostre live quotidiane. Per parlare di mercato, come stiamo facendo in queste ore anche nel club di Passione Inter su passioneinter.club, è doveroso secondo me partire dalle dichiarazioni del presidente Marotta al Festival di Parma qualche ora fa, dichiarazioni nelle quali io ho trovato tre temi interessanti, sorvolando le dichiarazioni sull'addio di Simone Inzaghi, che è un argomento che ormai non ci riguarda più, anche se continuano a non tornarmi le tempistiche secondo cui Inzaghi avrebbe deciso solo lunedì, dopo la finale di Champions, di lasciare l'Inter e di andare all'Al-Hilal. C'è qualcosa che su questo ancora non mi torna del tutto, ma lo lasciamo da parte. Mi concentro invece su quello che è successo dopo l'addio di Simone Inzaghi, dove, dice Marotta, l'Inter si è trovata impreparata. Era una situazione imprevedibile, l'Inter si è trovata impreparata. E questa cosa sicuramente non è un bene per una dirigenza dell'esperienza, ecco, di quella dell'Inter. Mentre sono più d'accordo con quello che dice Marotta quando parla del fatto che in realtà non ci fosse confusione, come invece in tanti hanno detto e tanti hanno scritto nelle ore immediatamente successive all'addio di Simone Inzaghi. Non c'è stata confusione perché, come ha spiegato anche nelle dichiarazioni poi relative alla scelta di Christian Chivu, l'Inter dopo l'addio di Inzaghi voleva prendere un allenatore giovane che sposasse la filosofia della società e mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile che non limitasse la nostra ambizione. Quindi l'Inter non è stata confusa su questo. Dopo l'addio di Inzaghi voleva un allenatore giovane con cui valorizzare i giovani. Primo obiettivo è stato Cesc Fabregas, che non è andato a buon fine. Subito dopo si va su Christian Chivu. Qua mi potrete dire, ma Fabregas con Chivu a livello di proposta di gioco cosa c'entrano? Se avete seguito le mie analisi, ho fatto un'analisi su Fabregas, sui principi di gioco di Fabregas, un'altra sui principi di gioco e l'analisi tattica di Christian Chivu. Se avete seguito, sicuramente sono due cose che vanno in direzioni differenti, portano proposte di calcio molto differenti, però hanno alla base in comune la categoria di essere allenatori giovani che vogliono valorizzare giocatori giovani. Quindi l'Inter su questa cosa è stata molto precisa, molto diretta, ecco, come scelta. E poi si può discutere sulla proposta di gioco preferita. Ognuno può raggiungere questo percorso, diciamo, del valorizzare i giovani con un approccio differente. Chivu lo fa in un modo, Fabregas lo fa in un altro. Saltato Fabregas, l'Inter è andata su Chivu, che da Marotta è stata definita una scelta coraggiosa. Lascio a voi definire quanto sia effettivamente coraggiosa questa scelta, nel senso che sicuramente dopo una finale di Champions, dopo un secondo posto in campionato, in un momento così delicato per l'Inter, in un'estate in cui non può fare preparazione, partire con un nuovo allenatore così giovane che ha solo 13 panchine in Serie A è sicuramente un rischio, assolutamente sì, ma in realtà secondo me se poi vai a scavare sotto sotto è molto significativo e racconta molto del modus operandi di queste dirigenze dell'Inter che ormai conosciamo, perché è un allenatore straniero di nascita, ma che possiamo considerare ormai praticamente italiano, che conosce benissimo l'ambiente Inter, sia da calciatore che da allenatore del settore giovanile, che porta anche una continuità tattica rispetto a quello che abbiamo visto finora con Simone Inzaghi, anche grazie alla permanenza nel suo staff, molto probabilmente, salvo colpi di scena, del tattico Cecchi, che era anche il tattico di Inzaghi. Quindi scelta coraggiosa per certi versi, ma anche molto di continuità da cui poter ripartire. Ripartire chiaramente avrà bisogno di grande supporto sul mercato, di cui parliamo tra poco, di grande supporto anche a livello mediatico. Per questo più di qualcuno stavo vedendo che ha storto un po' il naso quando Marotta dice l'Inter partirà sempre con l'obbligo di provare a vincere. Qualcuno dice così stai aggiungendo ulteriore pressione sulle spalle del nuovo allenatore. Francamente, nel momento in cui accetti di allenare l'Inter, sai già che stai accettando
rischiando di dover lottare per il vertice, altrimenti sei in difficoltà anche o comunque non rientri in quella che è la filosofia e la storia dell'Inter, che deve essere lassù per provarci. Detto questo, e ci proiettiamo al mercato, Marotta con queste sue dichiarazioni apre anche un altro tema, l'obbligo di provare a vincere come? Tramite un piano che però è stato condiviso con la proprietà e secondo me nelle parole di Marotta ritroviamo questa volta in maniera ancor più marcata un'evidente, necessità di andare in una direzione che la nuova proprietà Oaktree ormai non è più nuova visto che è qua da più di un anno, che la proprietà Oaktree ci sta appunto mandando incontro ad una nuova direzione. Sempre più stiamo andando in direzione dell'Inter di Oaktree, che è un qualcosa che si ripercuoterà molto anche sul mercato. E allora, secondo me, ragazzi, entrando nell'analisi e andando poi anche al campetto, il mondiale per club sarà intanto un primo test per valutare tanti giocatori, ma secondo me il tema è proprio quello che dentro l'Inter in questo momento c'è una forte impronta data dal piano Oaktree con una certa delega a livello sportivo a dei dirigenti, Marotta e Ausilio, che hanno un tipo di operatività sul mercato che ormai conosciamo, che ci porterà inevitabilmente, almeno secondo me, ad una rivoluzione sul mercato meno accentuata, meno marcata di quello che ci si potrebbe aspettare, perché la necessità di ringiovanire, di fare colpi giovani per seguire le linee guida di Oaktree non si sposa tanto con l'idea di fare un mix di esperienza e giocatori giovani che la dirigenza vorrebbe portare e che quindi secondo me cercherà di confermare tanti elementi della spina dorsale di questa squadra, come diciamo già da settimane e come lo stesso Marotta dice da settimane. Allora il mondiale servirà per vedere giocatori come Palacios, per esempio, che il nostro Antonio Siracusano ci ha raccontato in esclusiva con dei contatti molto vicini al giocatore che ci dicono che andrà al mondiale e sarà valutato da Christian Chivu per capire se confermarlo in rosa oppure no. Ha già delle offerte anche Palacios, quindi potrebbe anche essere un'eventuale plusvalenza da tenere d'occhio nelle prossime settimane. Sarà una grande opportunità per due attaccanti come Valentin Carboni che rientra da un infortunio, quindi andrà gestito sicuramente, ma soprattutto Pio Esposito che Chivu aveva già ampiamente valorizzato ai tempi del settore giovanile dell'Inter e potrebbe rifarlo anche in prima squadra dopo 20 gol, 21 gol se non sbaglio in Serie B, che sono un bottino decisamente importante per un giocatore così giovane che potrebbe andare in prestito, ma potrebbe diventare anche una quinta punta da vivaio Inter che non occupa slot sostanzialmente e sicuramente ti serve. In una rosa che però in tanti vorrebbero rivoluzionare, ma secondo me ripartirà intanto dalla conferma dei portieri Sommer, Martinez che rientrano nelle caratteristiche di portieri con cui puoi costruire dal basso che Christian Chivu vuole avere. Questo grafico, questo schema e questi temi di mercato chiaramente col passare delle settimane ragazzi li aggiorneremo, vi porteremo degli aggiornamenti perché ad oggi possiamo fare delle previsioni stando alle notizie che abbiamo in questo momento. Poi il mercato varia tanto, cambieranno tante cose, per esempio ci sono diversi punti di domanda come quello su Bissek. Cosa succede con Bissek? Allora, Darmian immagino che verrà utilizzato come jolly in più ruoli e rientrerà maggiormente nel pacchetto dei difensori, quindi nel pacchetto dei terzi da poter utilizzare sia a destra che a sinistra. Bissek è una variabile perché ha delle offerte, potrebbe essere una plusvalenza con cui puoi reinvestire su un profilo che ti costa meno e che ti dà del budget da investire anche su altri reparti. Un nome, per esempio, da tenere d'occhio di cui si è già parlato nelle scorse ore, io finché non abbiamo avuto le conferme, che adesso abbiamo avuto, non l'ho ancora fatto, in queste ore ci hanno detto che è da tener d'occhio il profilo di Ciacciua del Verona, che se non sbaglio è un classe 2001, è un terzino destro che fisicamente non è così gigante come Bissek, anzi perde qualcosa in centimetri, però ha una buona rapidità, bravo nel condurre il pallone, ha più dribbling di qualità ecco, rispetto a Bissek, che è un giocatore comunque con una proiezione offensiva e una buona rapidità, quindi potrebbe essere un profilo che ti costerebbe meno di Bissek a livello di, cioè tu puoi incassare eventualmente una grande plusvalenza da Bissek e reinvestire una parte su un profilo come questo da far crescere le spalle di Pavard e insieme a Darmian magari. A sinistra poi da capire cosa succede, nel frattempo Bastoni, Carlos, Augusto si ricandidano a dividersi i compiti lì da quella parte, con Di Marco e Zalewski che verrà riscattato sulla fascia sinistra, da capire Buchanan, perché Buchanan torna a disposizione e Chivu
secondo me vuole degli esterni con una proiezione offensiva da poter impiegare, e dunque dopo l'arrivo di Luis Enrique, che è stato ufficializzato in queste ore, ufficializzato Sušić a centrocampo, ufficializzato anche Luis Enrique, che ti aggiunge anche lui, può fare delle cose molto simili a Dumfries con maggiore qualità, secondo me, palla al piede e meno fisicità irruenta, soprattutto nei duelli aerei. Ecco, anche Buchanan è da valutare se può rientrare nei piani di Chivu come giocatore comunque che nasce ala, e Chivu avrà bisogno degli esterni con una vocazione offensiva. Mentre Zalewski al momento lo mettiamo sull'esterno, a me francamente intriga di più come interno di centrocampo, dove può aggiungere qualità che potrebbe essere molto molto utile. Però chiudendo sul discorso difesa, c'è in queste ore l'interrogativo su Acerbi, che come profilo secondo me a Chivu piace, però va bene confermare il blocco, va bene mantenere l'esperienza, ma ringiovanire, ecco, il tema della difesa secondo me quest'anno è stato un tema centrale durante tutta la stagione. De Vrij probabilmente si merita di più la conferma, non tanto per le prestazioni quanto anche per un dato anagrafico. Faccio scegliere a voi, ecco, chi merita secondo voi di più la conferma. Secondo me, visto che si parlava prima di scelte coraggiose, è arrivato il momento di prendere una scelta coraggiosa in difesa e di sostituire uno dei due e prendere un profilo più giovane. Leoni è un profilo su cui abbiamo avuto ulteriori conferme, su questo nome abbiamo un contatto che ci passa sempre delle notizie molto interessanti, ragazzi, quindi già settimane fa vi dicevo che era un nome su cui l'Inter stava ragionando concretamente, perché lo voleva già l'anno scorso, poi con la Samp non si è andati alla chiusura. Quest'anno è rimasto un nome molto caldo che adesso con l'arrivo di Chivu in panchina diventa ancora più centrale, considerando che Chivu ha valorizzato molto Leoni in questa stagione al Parma, in questo finale di stagione al Parma, come, soprattutto poi come centrale, dove si è messo in mostra anche con una grande prestazione su Lukaku corpo a corpo, può crescere come simile Acerbi, come tipologia di profilo, anche con una buona qualità di palla al piede che lo fa, rendono, diciamo, Leoni un giocatore classe 2006 veramente molto interessante. Questa sarebbe una scelta coraggiosa, ecco, ripartire da un centrale così giovane, però è anche forse il momento di provare a farle queste scelte coraggiose sul mercato quando hai un allenatore che può valorizzare questo tipo di profili. Poi a centrocampo i dubbi sono diversi, perché secondo me Aslani è un altro nome che con Chivu non c'entra molto, nel senso che Chivu, per quello che ho visto io, comunque punta su un mediano forte davanti alla difesa. E Bernabé, per esempio, abbiamo detto tante volte, se tu mi dici fuori Aslani dentro Bernabé, secondo me fai un upgrade, è vero, però forse Bernabé anche lui andrebbe poi riutilizzato più in una logica da mezzala, in una logica di interno di qualità. Lì davanti alla difesa, a questo punto mi aspetto che si possa fare qualcosa per aggiungere anche fisicità e interdizione, visto che con la primavera l'abbiamo visto utilizzare anche Aleksandar Stankovic, che potrebbe tornare buono anche per le liste. Non so se è pronto per giocare all'Inter dopo un'ottima annata comunque in prestito. Potrebbe, qualcuno ha parlato anche, Som l'ho fatto giocare sempre al Parma, quindi potrebbe essere un obiettivo. Ecco, non penso che l'Inter farà tutti questi colpi dal Parma in questo momento, oltre a Leoni, che è un profilo vero, e Bonni, su cui tra poco ci arriviamo. Però ecco, Aslani potrebbe essere un partente e da sostituire con un giocatore con più centimetri e fisicità. Frattesi è l'altro grande punto di domanda, perché Mkhitaryan abbiamo detto, Chivu ne aveva già parlato molto bene, penso che lo confermerà. Zielinski non credo abbia offerte, quindi va confermato. Barella chiaramente rimane un perno assoluto, avrà dei compiti molto importanti anche nel guidare questa nuova Inter. Sucic è stato aggiunto. E Frattesi, che cosa succede? Come caratteristiche potrebbe essere anche un giocatore valorizzabile, secondo me, da Chivu, però è un altro elemento che in questo momento ha un pressing molto forte da parte di alcune società, soprattutto il Napoli. Non so come la prendereste voi, ragazzi, una eventuale cessione di Frattesi al Napoli. Sono curioso di leggere un po' la vostra, perché se l'Inter ricava da Frattesi un bottino importante, una cifra importante da reinvestire per completare la rosa, sarebbe utile assolutamente, anche se a me nel momento in cui l'Inter ha così pochi gol tra i centrocampisti, privarsi di uno che ne ha 8-10 tranquillamente nelle gambe sarebbe un male. Però cederlo proprio al Napoli nel momento in cui il Napoli sta facendo un mercato imponente, come nomi molto pronti subito per continuare a costruire su una rosa vincente, tu perdi un elemento che per loro può diventare molto importante. Non so che messaggio lanci, ecco, a livello di competitività per lo scudetto il prossimo anno. Nel caso Fabian potrebbe essere un'alternativa
da poter riprendere al Bologna, che ti aggiunge quei gol a centrocampo, anche se quest'anno non ha fatto quel passo avanti che ci potevamo aspettare, colpa anche, tra virgolette, dell'impianto di gioco di Vincenzo Italiano, che non lo ha valorizzato. Su Sucic, ultima chiosa, attenzione perché me ne stanno parlando veramente tutti molto molto bene. L'altro giorno ve ne parlavo, dalla Dinamo Zagabria mi hanno mandato dei report piuttosto interessanti su questo giocatore, che sarà un elemento importante del centrocampo dell'Inter. In attacco, poi per chiudere, dietro Lautaro e Thuram mettiamo col punto di domanda Taremi, che potrebbe rimanere come quarta, quinta punta se non arriveranno offerte. Intanto andrà al mondiale per club, dove ci sarà anche Esposito, questo mondiale, che rientrerà dall'infortunio, e saremo curiosi di vederlo all'opera anche con Kivu, che come caratteristiche poi più Esposito aggiungerebbe delle cose che non abbiamo in questo momento lì davanti. Un attaccante di fisico ma che dialoga con i compagni in maniera molto interessante. C'è la conferma ulteriore che possiamo ribadirvi dopo le notizie che vi abbiamo riportato la settimana scorsa su Højlund. Qualcuno, ragazzi, io qui capisco che che un giocatore che al Manchester United ha fatto male possa portare, e comunque all'Atalanta pure si era visto poco prima che lo United spendesse 70 milioni, quella è stata un'operazione folle, assolutamente sì. Capisco qualche dubbio, però vi faccio notare due cose. L'Inter ci sta ragionando soprattutto in prestito, con un riscatto rimandato all'anno prossimo, e siccome dal Manchester United sembra arrivare una sorta di apertura, a patto che la valutazione sia superiore ai 40-45 milioni di euro, secondo me non è un'ipotesi, anzi intanto datemelo Højlund, che secondo me in Serie A ci fa divertire con la sua fisicità. Sono curioso di capire come si può inserire in un attacco a due, andrebbe sicuramente molto lavorato, però in un'estate in cui devi fare ancora diverse operazioni, perché hai già speso per Luis Enrique, hai già speso per Sucic, secondo me dovresti andare a prendere Leoni perché è un profilo molto interessante. Devi spendere per l'attacco perché oltre Højlund eventualmente l'Inter vorrebbe prendere anche un altro attaccante, con ogni probabilità, che potrebbe essere Bonni, un altro nome caldo. Se hai la possibilità di rimandare un investimento di un anno, cioè prendi Højlund in prestito, lo riscatti tra un anno, secondo me già questo te lo fa salire tantissimo come gradimento, oltre al fatto che un giocatore così fisico, strutturato, in Serie A fa spesso la differenza. Non è Haaland, assolutamente, come in tanti hanno detto, ma è un giocatore sicuramente interessante su cui puoi lavorare. Poi ancora molto giovane, classe 2003, ricontrollo per sicurezza al volo. Højlund sì, classe 2003, e può essere sicuramente valorizzato. Dunque l'Inter, dopo gli arrivi di Sucic e Luis Enrique, lavorerà nelle prossime ore su Leoni, difficilmente già per il mondiale per club, visto che il mercato chiude il 10 giugno. Lavorerà molto su Højlund. Questi sono i due nomi più caldi in assoluto in questo momento, secondo me, per il mercato dell'Inter, con Bonni, che rimane un profilo che piace molto e su cui l'Inter si è già informata con il Parma. Queste sono un po' l'ipotesi, dunque, e le notizie del momento sul mercato dell'Inter. Fatemi sapere che cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti, ne riparleremo poi in diretta alle 19:30. Ne stiamo parlando tantissimo nel club di Passione Inter, dove vi aspetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.